Buongiorno. Di solito, parlando da qui, salterei direttamente nel tema, dichiarando una posizione forte e creando anche un po' di dramma. Oggi, se mi permettete, prenderò una strada un po' più lunga. Sono 20 anni che non preparo un discorso in italiano. 30 anni che vivo all'estero, gli ultimi 12 in Finlandia, paese di mia cittadinanza. Ho preparato degli appunti e spero che avrete pazienza con me oggi, di permettermi di farmene riferimento, come sto facendo adesso, di commettere errori di grammatica, va bene ridere, e di condividere con tutto il mio candore la mia ruggine italiana. Questa per me è un atto altamente egoistico. La vostra sofferenza oggi è la mia opportunità di riattivare la capacità logica d'espressione italiana, senza esagerare sulla tendenza, forse un po' italiana, dell'espressione un po' barocca, quindi mantenendo un po' l'efficienza, la semplicità e l'immediatezza dell'espressione inglese. Parlo del design nel contesto della governance pubblica. Qui già entriamo nei problemi perché non trovo parola italiana per governance. Vabbè. E delle grandi sfide del futuro, che sono complesse ed ambigue. Design come cultura del fare, in dialogo con la formazione concettuale e soluzione tecnica. Io sono nato a cavallo di due mondi, nato in Finlandia, cresciuto a Roma. Cuore romano, dai Roma. Ma, attenzione, fede juventina. Sì, aia, non lo dite, eh? Immigrato a Roma che in piazza, dal tabacchiere, in cartoleria, all'alimentare, mi sentivo dire a fungo d'oro, via qua, per via dei miei capelli a caschetto. Partecipe di un'immigrazione, di una generazione e di un colore diverso, ma sempre immigrazione. Immigrazione, una pietra miliare della civilizzazione, che fa parte della nostra ricchezza e realtà europea, di cui sono molto grato. Un'infanzia felice per via di una cultura italiana che era aperta, accogliente, affettuosa. Forse in parte perché la realtà immigrazione era ancora vissuta dagli italiani, in Italia. C'era una comprensione condivisa, un'empatia per questa realtà. Devo dire che negli ultimi anni abbiamo dimostrato un lato diverso, una cultura che a fatica riesco a riconciliare con la mia infanzia. Non è solo un problema italiano, ma è un problema finlandese, europeo. È una reale tristezza che dobbiamo e possiamo cambiare. Oggi non parlerò di design come oggetto o di tecnologia come internet, ma di design come approccio alla complessità e tecnologia come strumento. Ci stiamo muovendo rapidamente verso un mondo di risorse limitate e cambiamenti climatici. In questo contesto, ciò che ha funzionato bene nel passato potrebbe non funzionare bene nel futuro. Ma come possiamo costruire logiche del futuro con regole del passato? Qual è l'etica della trasformazione? Lo so, questo l'abbiamo letto troppe volte, probabilmente a scuola. Ma Gattopardo ci troviamo nel 1860 con lo sbarco dei Garibaldini in Sicilia, dove si confrontano due mondi, la realtà della riscostrazia siciliana e la promessa della nuova Italia piemontese, se mi permettete. L'uomo del nord si confronta con l'uomo del sud, Don Fabrizio qua, che rappresenta la realtà siciliana. Allora, un paio di tratti. Don Fabrizio: sono un esponente della vecchia classe, fatalmente compromesso con il passato regime e a quanto legato da vincoli di decenza se non di affetto. La mia è un'infelice generazione a cavallo tra due mondi e a disagio in tutte e due. Lui aveva capito che il vecchio mondo non funzionava più e che quello nuovo era meglio. Ma lui era un prodotto del vecchio mondo, era abile nel navigare la sua cultura, ne conosceva l'etica, sapeva operare al suo interno e non quello di quello nuovo. E io questo in un certo senso penso che riassume abbastanza bene il dilemma che viviamo adesso, in Italia, in Europa, nel mondo. Abbiamo un modo di fare del passato, ma ci stiamo confrontando con problemi nuovi.
Più tardi dice, l'intenzione è buona, però arriva tardi. Il sonno, un lungo sonno, questo è ciò che i siciliani vogliono. Ed essi odieranno sempre tutti quelli che vorranno svegliarli, sia pure per portare loro i più meravigliosi doni. Anche qui mi sembra che ci stiamo dormendo un pochino. Non nego che alcuni siciliani trasportati fuori dall'isola possono riuscire a svegliarsi, ma devono partire molto giovani, a 20 anni e già tardi la crosta si è formata. Amici, colleghi, facciamo attenzione che la crosta non si formi anche su di noi. Allora, come ho detto, tecnologia come strumento, design come approccio alla complessità. Voglio iniziare qui. Spesso ci buttiamo su soluzioni senza definire il problema, quindi andiamo subito sul tecnico senza capire di cosa si sta parlando. Infatti c'è questa frase di Cedric Price del 1979, che conoscete probabilmente, la tecnologia è la risposta, ma qual era la domanda? La strada della soluzione inizia nella definizione della problematica. Prendiamo un esempio. Qual era la causa dell'incidente del Boeing 737 MAX? Possiamo dire che era un sensore che si era rotto, quindi un problema tecnico. Possiamo poi dire, se ci chiediamo ancora un perché si era rotto, possiamo dire che c'era un sistema di controllo al di sotto che, non avendo l'input del sensore, ha mandato il tilt l'aereo. Quindi un problema di sistema, ma sempre tecnico. E se continuiamo a chiedere perché, affinché tocchiamo fondo troviamo qualcos'altro, no? È un problema di impresa, di cultura di impresa, che ha condizionato l'atteggiamento verso la sicurezza, il profitto, l'efficienza, l'utilità. Una cultura di impresa che ha condizionato il comportamento pratico degli impiegati di fronte ai concetti del bene e del male. Quindi era un problema etico e un problema ideologico, di una visione del mondo. Allora, un altro esempio. Andiamo indietro un po' di più. 23 ottobre del 2008. Cosa succede? Succede che c'è stato proprio il collasso... Ah, scusate, io non vi ho fatto vedere le slide. Allora, questa era la slide, no? Io parlavo... Ecco, devo fare due compiti, troppo difficile. Allora, ecco, ci siamo qua. 2008 c'è stato proprio il collasso economico globale dei sistemi finanziari per via del subprime. Il 23 ottobre di quell'anno, Alan Greenspan, che faceva capo alla Banca d'America degli Stati Uniti, è stato chiamato in congresso a spiegare il perché. E lui disse una cosa molto interessante, ve la propongo prima in inglese perché è quella giusta, e poi ho fatto un po' a casaccio una Google Translate con un paio di aggiustamenti, quindi non sono responsabile della traduzione. Quindi in inglese dice, a flaw in the model that I perceived as the critical functioning structure that defines how the world works. Quindi lui aveva un concetto del modello in cui il mondo girava. E poi, I was shocked that I was going for 40 years or more with considerable evidence that it is working exceptionally well. Quindi a un certo punto lui scopre che il modello è sbagliato. Quindi ha un concetto del mondo, ha una ideologia del mondo e lui pensa che questo è il suo problema, che è un problema tecnico, e invece è un problema concettuale. Lui non aveva chiesto la domanda giusta, non aveva capito il concetto di base. E ridaglia. Ecco qua. Questo è un diagramma che modella il nostro problem solving. Anche qui non ho trovato una parola in italiano, perdonatemi. A destra è come si concettualizza il problema. Per esempio, il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno? Possiamo vedere le stesse cose, ma in un modo molto diverso. E a sinistra troviamo la soluzione tecnica, che risponde alle esigenze della nostra inquadratura. Quindi se noi vediamo il bicchiere mezzo pieno, la soluzione tecnica è probabilmente molto diversa da se la definiamo mezza vuota o mezza piena, all'inverso. E il problema di Alan Greenspan è che presumeva che il mercato fosse una sfida tecnica, non concettuale, come poi abbiamo scoperto.
Il nostro problema è che la nostra politica e capacità istituzionale è troppo vicino alla soluzione, alla realtà di oggi. Non riesce a prendere distanza per chiedersi qual è il problema concettuale da affrontare. E quindi facciamo innovazione, facciamo tecnologie, facciamo design, però spesso rispondendo alla domanda sbagliata. Quindi vorrei fermarci un momentino e chiedere quali sono le tipologie della problematica e qual è l'approccio. Quali sono i problemi che ci assillano di più? Forse è la domanda più importante. E quindi propongo questo, troppo semplice, chiaro, ma tanto per farci capire un pochino. Spesso trovo che confondiamo problemi di tipologia diverse e facendo così finiamo con una generalizzazione che confondono i principi, le dinamiche e che non aiutano. C'è tanta roba nel sistema di amministrazione pubblica che la politica deve confrontare, che sono domande abbastanza semplici, abbastanza note, per cui c'è già da qualche parte una soluzione che funziona. Per esempio, se siamo una città nuova, un sistema nuovo, vogliamo fare l'emissione dei biglietti d'autobus, c'è da qualche altra parte una soluzione che funziona. Quindi questa è una categoria di problemi abbastanza semplice e noto, e forse lo sforzo è più sull'imitazione, diciamo. Poi c'è un altro che possiamo dire è un po' distinto, un po' diverso, è più sul complicato, un po' consueto, lo conosciamo ma forse non è tanto noto. Per esempio la standardizzazione del controllo traffico aereo che sta avvenendo adesso in Europa, i display, tutte varie cose. Vuol dire prendere tanta roba tecnica, creare standard, è molto complicato, ma non è complesso necessariamente e non è ambiguo ed è principalmente un problema di coordinazione tecnica. E poi c'è questa terza categoria che è la categoria su cui mi vorrei fermare oggi, del complesso e dell'ambiguo. Per esempio l'Europa sta cercando di mandare avanti una politica del farm to fork, dalla fattoria al consumatore, che ha a che fare col sistema alimentare sostenibile, quindi ecologia, sanità, formazione, tante cose, e non è più solamente una questione tecnica, ma una questione ideologica, di visione del mondo. Questa tipologia di problemi complessi e ambigui, come il cambiamento climatico per esempio, non è che c'è una risposta che sappiamo già come quella per fare il biglietto che esiste da qualche parte, che possiamo fare, possiamo copiarla e abbiamo fatto. No, non esiste, nessuno ha la soluzione ed è un problema che sta cambiando in continuazione, anche i fatti cambiano tutto il tempo. Quindi è molto ambiguo, anche dipende da chi la vede, da che punto di vista. Questa tipologia, che è quella che ci assale di più, richiede un investimento qua. E quindi vediamo che c'è un gap tra dove abbiamo le risorse e dove dovrebbero essere. E dall'altra parte, la nostra tecnologia oggi, la capacità è straordinaria. Quindi io penso, la lascio un po' così a metà, che facendo un link con molta più, diciamo, direzione concettuale, che aiuta a portare la tecnologia in una direzione ideologica a sostenimento della politica e dei fabbisogni di questi grandi problemi, possiamo iniziare a giocare, a fare il design tra l'inquadratura concettuale e le soluzioni tecniche. Quindi penso ci sia una strada per uscire da questo problema, la problematica che ci troviamo adesso. Ok. Voglio presentarvi un'idea, una visione che ho provato a proporre al nostro sindaco di Helsinki, ma senza purtroppo esito positivo. Helsinki come Torino, direi che il discorso vale lo stesso. Allora, Torino, dove si vive meglio? Sono stufo di questa corsa verso l'estrema vivibilità, the greatest place to live.
tutti i giornali, così via, le città che corrono per questo titolo. La competizione è alimentata da classifiche che non sono più in sintonia, a mio parere, con la realtà. Sì, vivere bene è importante, non mi fraintendete, ma questa inquadratura ha un pregiudizio che nasce da una realtà passata. E io sono anni che cerco di promuovere questa visione all'inverso, che sarebbe questa. Torino, secondo me, dovrebbe essere il nuovo centro di una trasformazione globale. Questa idea nasce da mia nonna, che a 98 anni viveva ancora a casa sua, da sola. E negli ultimi anni di vita mi disse: sai, ora capisco cos'è la cosa più importante nella vita. È la possibilità di avere una morte significativa. E ci ho pensato. Il nostro mondo è stato creato con un pregiudizio, è stato pensato in un contesto giovane, per un mondo nuovo, un sistema pensato dalla nascita in là, metriche della buona nascita, un sistema di scuola dopo, mirato verso un obiettivo dopo molto chiaro, il lavoro, integrazione nel contesto sociale, una chiara visione del lavoro, il ruolo che tutto questo ha nello sviluppo economico, e poi un po' più in là c'è la nebbia. Non si capisce bene, non c'è più tanta visione. C'è la pensione, poi forse un po' di vacanze, e poi cosa? 30, 40 anni? Non si capisce. Ma se il nostro obiettivo fosse non la nascita buona, ma la morte buona, come la penseremo questa società all'inverso, con questo obiettivo nuovo? Una morte significativa. Come si ridisegnerebbe la nostra società? Quali sono cosa vuol dire la buona morte? Come ripensiamo il sistema di lavoro sociale, l'interesse pubblico, le nostre città pensate da una viabilità diversa, da un obiettivo diverso? L'anzianità è vista come un problema perché il sistema è stato concepito per una demografia diversa. La soluzione non c'entra più nell'inquadratura concettuale. Cambiando il nostro concetto possiamo ribaltare un problema adesso in un'opportunità. Quindi mi chiedo, è più etico ottimizzare un'inquadratura sbagliata come stiamo facendo adesso o meglio ripensarla? Facendo questo possiamo risolvere il nostro fabbisogno e allo stesso tempo rispondere a una crescente domanda in tutto il mondo. Non sono solo Finlandia e Italia, ma fra 2 secondi bussa la Cina, che con la sua One Child Policy ha un problema, diciamo, molto più grande. E cosa andrà a fare? Come tutto il mondo farà? Andrà a cercare le soluzioni di nuovi prodotti, nuovi servizi, nuove tecnologie, nuovo concetto di amministrazione pubblica, nuovo modo di fare, nuovi mercati. E l'Italia Torino potrebbe essere la prima. Quindi in Europa parliamo sempre che non c'è più mercato perché stiamo cercando i vecchi mercati, dobbiamo aprire i nuovi mercati. E qui vediamo un po' la realtà, questa è dell'ONU. Qui vediamo l'Italia molto rossa, anzi un po' più rossa della Finlandia. Questo è il 2010. Il 2050, il 2100 non è una bolla che sta per scomparire. Il mondo sta cambiando in un modo fondamentale. Tutto il nostro sistema è stato creato per una realtà totalmente diversa. O soffriamo tanto oppure cambiamo il concetto. Allora, perché è tanto difficile? Io lo riassumo così, molto semplice. Abbiamo istituzioni che vengono dalla logica del XVII secolo. Logiche lineari, separazione, frammentazione, con statistiche del XX secolo, medie, capiamo la popolazione attraverso questi modi, in un mondo del XXI secolo. Non funziona, è come parlare il finlandese a Roma mentre fai qualcos'altro, non funziona. E qui c'è una domanda che per me è molto importante nell'assetto di amministrazione pubblica, che confondiamo spesso, parliamo di rischio e di incertezza, che sono 2 concetti totalmente diversi.
Quindi qual è la differenza? L'incertezza vuol dire che mancano le probabilità. Il rischio che ci sono. Faccio un esempio. La probabilità di essere investiti attraversando la strada qua davanti, se ce la poniamo, questa è una questione di rischio perché abbiamo tanti dati sul traffico di incidenti, quindi possiamo dire con quale probabilità vengo investito. Ma la probabilità di successo nel mandare l'uomo sulla Luna nel 1969, se ci fossimo domandati questo non è una domanda di rischio, ma di incertezza. Non c'erano precedenti, non sarà mai fatto prima, quindi non c'erano le probabilità, non c'era modo per stabilire con quale probabilità di successo ci arriviamo o non ci arriviamo. Quindi dovevamo applicare una logica totalmente diversa. Il sistema pubblico, l'amministrazione pubblica è basata al 100% su logiche di rischio, ma il mondo ci invia sempre più incertezza, come abbiamo visto col Covid. Infatti abbiamo visto la paralisi quando non ci sono i dati, non ci sono le probabilità, andiamo un po' in tilt. E quindi è un sistema che assume che il mondo è prevedibile, quindi pianifica perché noi pensiamo che possiamo avere tutte le probabilità, quindi possiamo vedere che rischi hanno queste soluzioni, lo implementiamo e aspettiamo che cambi il mondo. Ma quando questo non ce l'hai, tu devi cambiare logica. E la logica è più vicina a questo. Tu devi pianificare, implementare e fare il cambio allo stesso tempo. Quindi hai un'idea di quello che forse potresti fare, di un nuovo concetto, lo provi un po' e provando inizi a creare le prime probabilità. E questo diventa sempre più robusto affinché provi di più, provi più largo, in design, gergo anglosassone, prototyping, il prototipo, l'idea del prototipo, che non c'entra ancora nella logica dell'amministrazione pubblica, ma deve, se vuole confrontare problemi di incertezza. È il modo di tradurre incertezza in rischio. La mancanza di probabilità, pian pianino, facendo il cambiamento, tu crei anche le probabilità. È una logica molto diversa, vuol dire che i politici e gli amministratori della pubblica amministrazione e i cittadini devono lavorare insieme e si possono anche confondere i ruoli, perché il problema tecnico non è solo tecnico, è anche ideologico. Io direi che l'attuale sistema di governance non è allineato al suo fine, per questa ragione qua. È stato limitato dal successo, ma perché? Allora voglio condividere un paio di cose. Questo è il PIL pro capita in Inghilterra, dal 1300 in poi. Quindi vedete dalla rivoluzione industriale questa esplosione di benessere, diciamo, in un certo modo. Questo è eccezionale. Andy Haldane, l'economista capo della Banca d'Inghilterra, dal 1700, quindi dall'inizio della rivoluzione industriale, ci sono voluti circa 50 anni per raddoppiare il tenore di vita. Prima di quello 6.000 anni. Ma capite cos'è? Pensate un attimo a vostro padre, madre e le generazioni che sono venute prima. Vuol dire da 1750 in poi ogni generazione più o meno vedeva il raddoppiare. Prima di quello noi dovevamo aspettare che 6.000 generazioni della mia famiglia hanno aspettato guardando fuori e vedendo niente. Quindi a quel momento abbiamo capito che c'è un sistema che è eccezionale e abbiamo imparato questa logica. Noi siamo prodotti di questa logica. E vediamo che col bene viene venuto pure il male. Questa è l'anidride carbonica atmosferica e quindi se vogliamo un po' semplificare questa curva, io la semplifico così per voi, vediamo un attimo cosa vuol dire in termini di tempi. Questa parte qua, dalla rivoluzione industriale a oggi, sono più o meno 270 anni. Okay? In 270 anni abbiamo creato tutto questo. E l'abbiamo fatto con un sistema, scusate un attimo, con un sistema imparando, provando e riprovando. Abbiamo fatto degli errori, un paio di guerre, certe cose non sono funzionate, un paio di persone sono morte qui di là, ma pian pianino abbiamo capito la strada da fare. 270 anni. Un esempio qui, il vaiolo, è una storia di quasi 200 anni. 200 anni fa abbiamo capito il meccanismo e ci sono voluti 200 anni per creare il sistema. Okay? Adesso noi abbiamo, io direi, 20 anni
per fare lo stesso cambiamento che abbiamo impiegato 270 anni a fare. Perché le cose che stanno avvenendo, il clima ed altre cose, non abbiamo più il tempo. E quindi ci dobbiamo chiedere come lo facciamo. E non possiamo applicare la logica che ha richiesto 270 anni per fare un compito totalmente diverso. Quindi deve essere in un certo senso molto radicale, ma comunque molto stabile, perché non vogliamo rivoluzione. Quindi questo è il nostro dilemma. 250 anni imparando e provando, 20 anni dobbiamo fare il centro al primo tentativo. Non abbiamo più la seconda generazione per cercare di provare. Questo l'ha detto pure fantastico storico Harari. E qui dobbiamo pensare un po' al rischio del fare e del non fare. E purtroppo qui abbiamo un'espressione inglese molto carina, che adesso la traduco in italiano, forse c'è pure in italiano. Preferisco il diavolo che conosco all'angelo che non conosco. Che ritorna un po' al dilemma del Gattopardo. Abbiamo un istinto, dove pesa più un'esperienza conosciuta che una nuova, rendendo molto difficile il cambiamento. Questo proprio fa parte di essere umano. E io penso che il design può riequilibrare questa bilancia. Troppo spesso sottovalutiamo il rischio dello status quo e sopravvalutiamo il rischio del nuovo. E quindi quando andiamo a fare cose nuove nell'ambito pubblico, dobbiamo non solo proporre le nuove idee, ma far chiaro e evidente il rischio dello status quo. E qui, non facciamo abbastanza lavoro su questa cosa qua. Quindi fare il nuovo e il noto sono due cose totalmente diverse. Voglio farvi vedere questa qua. Qui vediamo il budget della NASA per andare sulla Luna. Dalla sua creazione nel 1958, il budget originale richiesto al Congresso degli Stati Uniti per andare sulla prima missione sulla Luna ci sono voluti una somma pari a 5 volte il budget iniziale. Ma perché? Hanno mentito? Se li sono rubati? No, perché non c'era una base di probabilità. Se tu mi chiedevi nel 68 quanto costa andare sulla Luna, non lo so. Allora io faccio qualcosa e poi facendo ho capito invece che ci richiede molto di più. Si può dire che hanno speso troppo, ma dall'altra parte come avrebbero potuto determinare il giusto livello di spesa per qualcosa che non era mai stato fatto prima? La logica del budgeting di una problematica nuova non può seguire la logica di quella per sviluppare una soluzione già nota. Il compito è totalmente diverso. Qui infatti vediamo che la spesa della NASA inizia a normalizzarsi, infatti il punto alto là è la prima missione, poi la seconda, la terza, la quarta e inizia a scendere perché sta cambiando la logica. Andiamo dalla logica di fare il nuovo alla logica di copiare e quindi le risorse vengono utilizzate in un modo molto diverso. Il compito è diverso, abbiamo più probabilità, sempre più attendibile per determinare il giusto livello di risorse e un know-how sempre più attendibile per fornire in modo affidabile. Quindi spesso quello che capita è che in politica vogliamo nuove cose, ma ci mettiamo alla logica del vecchio. Le risorse pubbliche devono essere utilizzate in questa logica qua. E qui sbagliamo, sempre. In Finlandia, in Italia, nel mondo. Quindi l'etica della responsabilità fiscale e del buon governance. Cosa vuol dire? E la dobbiamo cambiare quando il compito è diverso. Molto velocemente, poi chiudo. Sto facendo un lavoro per il Vietnam con l'ONU per aiutare il Vietnam a spostarsi verso un'economia circolare. Quando ero piccolo a Roma suonava il citofono e poi rispondevi chi è e ti dicevano monnezza, quindi era per portare via i rifiuti. Oggi quando suona il citofono dicono siamo gli operatori ecologici. Quindi bene, abbiamo cambiato un po' il concetto, ma non basta. L'economia circolare non è mettere la monnezza sul treno e farlo girare per tutta l'Italia come si fa a Roma forse. Non è normative ambientali applicato sulla logica dell'economia attuale, è un concetto fondamentalmente diverso. Questo è quello che sta succedendo in Vietnam adesso. 2050, metà paese sott'acqua. Quindi abbiamo 30 anni per cambiare.
Non abbiamo 2, 3, 10 generazioni, ne abbiamo una e dobbiamo iniziare adesso. Questo è un problema un po' come l'anzianità, ma è anche un'opportunità tremenda, perché spostandoci su un'economia circolare, non solo non ci sono rifiuti, non c'è più il problema attuale di un sistema estrattivo, ma è anche ripristinare quello che abbiamo fatto per 270 anni, è un know-how che sarà in richiesta in tutto il mondo. Quindi il Vietnam può non solo, come uno dei primi paesi a dover soffrire, rispondere al proprio fabbisogno, ma creare un know-how e un mercato nuovo. Questi, come questo fa vedere, due concetti totalmente diversi. Noi siamo in un concetto di crescita lineare, astrattiva, inquinante, con metriche che già esistono e dobbiamo in pochissimi anni iniziare a spostarsi in un sistema non lineare, restaurativo, con nuove metriche. Non è molto facile. E qui ci possiamo chiedere, si può creare un nuovo modello economico per il Vietnam giocando ai margini del sistema esistente? O è necessario qualcosa di più fondamentale per abilitare la trasformazione? Qualcosa di molto, molto più fondamentale in Vietnam, in Europa e in Italia. E ci sono elementi. C'è una narrativa per il futuro, la concettualizzazione, una matrice di interventi perché non c'è una policy sola che può cambiare il mondo, ma molte, quindi tecnologie, con dei principi nuovi, utilizzando un capitale molto più diverso da quello che abbiamo utilizzato fino adesso, umano, naturale, sociale, intellettuale, e capire quali categorie verranno sfruttate al meglio andando in avanti. Ok, mi voglio fermare qui con una riflessione sulla pandemia molto veloce. La crisi Covid non era una crisi Covid, veramente, diciamola. Era una crisi di sistema, un sistema che non era capace a rispondere a una nuova domanda, non era il Covid stesso che era un problema. In Finlandia, il 3 marzo dell'anno scorso, il governo ha deciso di chiudere la frontiera. Ma che è successo? Per settimane centinaia di migliaia di persone hanno attraversato l'aeroporto di Helsinki venendo senza essere in contatto con nessuno. Il problema era che le linee guida della quarantena, il Ministero della Salute, la Dogana, il Ministero della Finanza, il Finavia, presenza del Consiglio dei Ministri, Guardia delle Frontiere, Ministero dell'Interno, amministrazioni totalmente diverse, guidate da logiche diverse, che non riescono a parlare fra di loro. E questo era un problema che richiedeva questa cooperazione. Quindi possiamo avere le idee su carta, ma se non riusciamo a tradurle in soluzioni tecniche, non esistono. E qui abbiamo visto che il sistema non funziona. Abbiamo anche visto che la Finlandia era molto orgogliosa, noi avevamo un piano di emergenza, non come molti paesi altrove. Quando abbiamo aperto poi i magazzini per prendere le mascherine, cosa abbiamo scoperto? Che erano mascherine degli anni 70 che non funzionavano più, perché per noi il concetto di emergenza è che tu lo metti e poi te lo dimentichi. Quello anche è un sistema vecchio che non funziona. E lo stato di emergenza che noi abbiamo cercato di implementare non è potuto andare avanti perché la nostra Costituzione non ce lo permetteva, perché se non c'erano i fatti, se il fatto non era successo, non si poteva fare. Quindi tu come puoi reagire in un sistema dove i fatti e le probabilità non esistono ancora, ma tu comunque sai che devi agire? E qui abbiamo visto di nuovo molto difficile. Qui vediamo adesso che si parla di Recovery Fund, del Green Deal. Possiamo fornire nuove soluzioni con approcci standard? Io penso di no. Questa crisi richiede nuove idee, nuove soluzioni, implica nuovi tipi di persone ed approcci. Eppure paesi come la Finlandia stanno adottando approcci standard per affrontare una sfida non standard. Può funzionare? Ho paura di no. Ho parlato un po' che la Green Deal come idea va bene, ma va ancora coi tempi di multigenerazionale. Io penso che noi abbiamo bisogno di una New Green Deal ombra a 12 mesi. Che cerca di fare il compito di quello che il Green Deal fa, ma in farlo in tempi molto ristretti, perché ristringendo i tempi noi ci dobbiamo sforzare a cercare nuovi approcci. È un modo di trovare un nuovo approccio. Ok, l'ultima idea qua. Questo è l'F-35 caccia di nuova generazione. È un analogo molto interessante nella nostra sfida istituzionale. L'aereo, da un punto di vista aerodinamico, è totalmente instabile, rompe tutte le regole del volo. Ma il problema per un aereo in regola è che le regole che danno stabilità sono le stesse che per definizione lo rendono poco agile.
non cambiano direzione facilmente perché sono molto stabili. Essendo totalmente stabile, il F-35 ha una batteria di computer che riescono in continuazione a correggere la linea di volo e di presentare una stabilità corretta in tempo reale a base delle esigenze. Questo vuol dire che l'aereo è in grado di sfidare le leggi del volo, di essere incredibilmente agile, pur essendo prevedibile e stabile dal punto di vista del pilota. Possiamo combinare questi due elementi nelle nostre istituzioni, stabilità ed agilità, sfruttando il design e la tecnologia? Non potrebbe questo essere un modello più etico a servire l'interesse pubblico? La prevedibilità e stabilità di cui abbiamo bisogno con l'adattabilità e l'agilità che il mondo richiede. 4 cose. Investire nell'innovazione istituzionale, operare all'interno di nuove dinamiche sociali che non ancora riusciamo a fare bene, reinventare il concetto di essere umano, perché humanizing technology è importante, ma il problema è anche che abbiamo messo l'uomo al centro del nostro concetto del progresso, e arringare, non ho trovato, scusatemi, la legacy lock-ins, quindi gli investimenti che abbiamo fatto nel passato, sia finanziari che culturali, come li sblocchiamo e muoviamo in avanti. Io vi ringrazio.